Oggi andiamo a realizzare insieme questo scialle. Lo avrete già visto in giro sui social, ma nessuno vi ha mai spiegato come farlo. Io invece lo farò. Vi spiegherò come realizzare la parte centrale dello scialle e come impreziosirlo con questi bellissimi fiori. Il tutto con un filato che è una nuvola, è bellissimo, è un filato mohair leggerissimo che si chiude in un pugno, è davvero bellissimo. Io vi invito all'iscrizione al canale, attivate la campanella, mettetemi un like e così verrete sempre avvisati dei miei prossimi video. Vi lascio al tutorial e se lo realizzate citate il mio canale. Ho realizzato questo scialle che vedete a punto strega seguendo il tutorial che vi metto su nelle schede giù in descrizione con un link del punto strega che c'è sul canale. Le misure dello scialle sono: i due lati corti sono pari a 70 cm circa, il lato lungo, quello che per intenderci gira intorno al collo, è di 1,40 m circa. Dico circa perché chiaramente il punto è estensibile e quindi le misure sono molto variabili a seconda che lo scialle sia a riposo oppure sia teso. Ho utilizzato un uncinetto 3,5 e il filato mohair della Tessiland Kid, 25 grammi, 250 metri, 50% mohair, 18 lana, 32 poliamide. È morbidissimo, peloso al punto giusto e molto molto caldo, quindi anche utilizzando un punto così traforato come il punto strega ci terrà caldi. Ho utilizzato il colore verde acqua. Io ho terminato lo scialle, vado ad eseguire questi fiori. I fiori pure sono sul canale, c'è il video del fiore nuvola e realizzato chiaramente sempre con il kid che verrà applicato opportunamente sullo scialle. Andiamo a vedere l'applicazione dei fiori sullo scialle. Infiliamo l'ago alla codina del fiore, del fine giro del fiore. Dobbiamo avere cura di lasciarla un po' più lunga di quanto faremmo di solito, quindi tra i 15 e i 20 centimetri almeno. Infilata la codina nella cruna del lago, passiamo con l'ago attraverso il fianco del petalo che è lì accanto sulla catenella di 8 maglie che ci porta su nello spigolo superiore del petalo. Fermiamo il filo ripassando con l'ago per evitare che tiri. Una volta fatto questo, posizioniamo i due fiori l'uno di fronte all'altro, questo almeno nelle prime cuciture, con la codina dell'altro verso il basso, in modo da preparare quest'altro fiore a essere cucito al fiore che segue. Quindi abbiamo il filo a questo petalo e lo andiamo a cucire sullo spigolo del petalo dell'altro fiore, così, in questo modo, passando il filato così con l'ago
e li uniamo rigirando. Uniti i primi due petali, dobbiamo passare a quest'altro spigolo del petalo alto e facciamo così. Scendiamo lungo la catenella, arriviamo al centro, tiriamo il filo senza far arricciare il lavoro, quindi accertandoci che il nostro lavoro non venga rovinato dal passaggio del filato. Poi risaliamo verso sul petalo subito accanto alla stessa maniera. Sono arrivata su allo spigolo del petalo. Adesso dobbiamo unirlo qui a questo spigolo del petalo di fronte. Entriamo nella parte superiore della sua catenella e lo uniamo in maniera molto semplice. Fissiamo il filato e possiamo già passare, una volta che avremo nascosto il filo in eccesso, al fiore successivo. A questo punto, per nascondere il filato, io passo lungo la catenella del fiore a ritroso, arrivo al centro, vedete tende ad arricciare il petalo, quindi io lo risistemo. È un lavoro di grande precisione e va fatto con molta calma. Nascondiamo un po' di filato qui lungo la lavorazione. A questo punto, se ci riteniamo soddisfatti, tagliamo il filo. Una volta che avremo cucito i fiori uno all'altro così in fila e lasciando i due petali opposti laterali liberi, vediamo come andare a cucire i fiori allo scialle. Ho infilato l'ago, avvicino lo scialle dal lato corto e procedo a cucire. Quindi io ho qui il filo legato allo scialle, qui nel punto che vedete, devo passare da questo petalo al petalo accanto, passo tranquillamente e fisso il filo all'altra parte, perché non facciamo altro che proseguire l'estetica del punto strega, quindi non alteriamo il punto passando con il filo a vista. Lo blocchiamo ripassandoci e a questo punto, accertandoci della posizione giusta dei nostri fiori, fissiamo lo spigolo del petalo che va fissato allo scialle. Dite, ma qual è? È lo spigolo opposto ai due spigoli cuciti. In questo caso voi non li vedete ancora cuciti perché chiaramente io vi sto mostrando il primo posizionamento allo scialle, poi cuciremo tutto. Quindi lo spigolo del punto strega, questo il punto di incrocio del punto strega,
va cucito allo spigolo del petalo del fiore e facciamo un doppio passaggio. A questo punto dobbiamo passare al petalo successivo che verrà cucito allo spigolo accanto. Facciamo la stessa cosa, quindi passiamo il filo all'altra parte, accertandoci che non venga mai tirato il filo, e fissiamo lo spigolo del petalo accanto, ripassandoci per essere sicuri del posizionamento. Proseguiamo a cucire seguendo la posizione naturale che andranno ad assumere i fiori appoggiandosi al fianco del nostro scialle. Questo è il lato corto, non so se ve l'ho detto. Dunque noi non dobbiamo far altro che assecondare la posizione dei fiori. Passiamo all'incrocio seguente e vediamo che il fiore che segue viene a posizionarsi qui naturalmente, dunque noi lo fissiamo qui. Poi passiamo all'incrocio che segue e ci troviamo con lo spigolo seguente e lo fissiamo senza mai tirare il filo. Fissiamo e passiamo al seguente. Vedete? Qui troviamo questo spigolo e quindi lo fissiamo. I fiori stessi a dirvi qual è la posizione giusta. Non dovete mai ritrovarvi con lo scialle che tira o il fiore che tira. Un altro suggerimento: i fiori devono essere tutti dal dritto. Ovviamente per lo scialle non c'è problema, perché lo scialle viene lavorato in giri di andata e ritorno, dunque non ha un dritto e un rovescio. I fiori invece sono tutti lavorati dal dritto. Il dritto del fiore si vede semplicemente guardando il bordo del petalo. Quando voi, guardando il petalo, vedete anche le due asole dei punti che lo circondano, quindi quando avete chiuso il punto, avete creato queste due asole e che vi sono ben visibili, vuol dire che il fiore è dal dritto. Infatti, se guardate questo stesso petalo dal rovescio, le asole non vi risultano visibili. Io proseguo a cucire seguendo esattamente le indicazioni che vi ho dato. Dunque passo all'incrocio del punto strega successivo, fisso il filato, lo tiro al giusto perché non sia molto visibile, ripasso l'ago entrando anche questa volta nello spigolo del fiore che segue. Deve essere tirato ma il giusto, non deve arricciare. Alla fine è molto semplice perché si passa da uno spigolo del fiore all'altro e da un incrocio del punto strega all'altro. Il filato, vedete, se lo tirate il giusto non è più visibile, non si rende più visibile. Fermiamo il petalo e seguendo la posizione naturale dei fiori li fissiamo. E a questo punto, quando finisce il filato,
Si procede con nascondere la codina, come vi ho già mostrato, nella catenella, arrivare giù in fondo al petalo e nascondendo il filato, accertandovi che non si arricci. Se avete fretta non fate questo tipo di lavoro, perché va fatto con lentezza e con molta calma. Come vedete, i fiori si posizionano naturalmente. Ora io proseguo così fino ad arrivare allo spigolo superiore dello scialle, e poi vi mostro un'altra particolarità. Come vi ho anticipato, voglio dare un attimo di attenzione in più al fiore che si va a posizionare sulla punta inferiore dello scialle, questo per favorirvi nella cucitura. Io ho preso la punta dello scialle, questo è il primo punto strega che abbiamo fatto per il nostro scialle, e ho posizionato i fiori che vengono da un fianco e i fiori che vengono dall'altro fianco all'incrocio con il fiore di punta, e dunque entrambi questi petali vanno a combaciare con il petalo centrale. Poi per il resto tutto procede alla stessa maniera da un lato e dall'altro. Adesso io lo faccio scorrere lo scialle e ve lo mostro in tutta la sua imponente bellezza. Io vi dico che tutto questo scialle, tutto quanto, è pari al peso di 25 grammi, cioè un solo gomitolo di Kid vi darà tutta questa bellezza. Vi invito caldamente all'iscrizione al canale, a mettere un like, è importante, può sembrare una cosa non necessaria, ma invece è importante segnalare che questo video vi è piaciuto, e quindi indicate con un like la vostra preferenza. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella cliccando 2 volte sulla campanella, in modo da essere sempre avvisati quando ci saranno nuovi video. Io vi lascio, vi invito a realizzare questa nuvola, perché è qualcosa di fantastico, di bellissimo, e anche in una cerimonia farà bellissima mostra di sé. L'ho già detto, questo scialle io lo vedo in bianco sull'abito di una sposa, bellissimo.